Tra gli anni 50 e 60 del Settecento, nonostante i paesi dell'Europa occidentale stessero decisamente sfruttando meglio del resto del mondo le rivoluzioni commerciali e militari allora in atto, la regione, o meglio l'impero ancora più potente in assoluto, rimaneva la Cina. Il commercio cinese, sotto la dinastia Ming, dal 1368 al 1644, si espanse a dismisura sino alla fine del XV secolo. A causa però delle pressioni di nemici ai confini dell'impero, in particolar modo da nord, la Cina cominciò ad optare per l'isolazionismo commerciale, dovendo dare la precedenza ai problemi dell'entroterra, limitando i propri spostamenti navali al sud-est asiatico. A metà del Seicento, un popolo proveniente dalla Manciuria e già espandosi anche più a ovest, riuscì definitivamente a scalzare i Ming, dando così vita all'ultima dinastia imperiale cinese, la dinastia Qing, che sotto il controllo di quest'uomo, l'imperatore Qianlong, a metà del Settecento portò l'impero cinese alla sua massima espansione. È il turno del subcontinente indiano, una delle regioni del mondo più ambite, sia da parte della Francia che dell'Inghilterra, dove sarà quest'ultima a spuntarla e ad affermare negli anni successivi il proprio controllo. Lasciamo però questa vicenda per un altro video e facciamo chiarezza. Qual era la situazione politica in India? Dal 1526 al 1707 l'India venne regnata dalla dinastia musulmana dei Moghul, i quali basarono l'economia del proprio impero sul sistema agricolo e manifatturiero, commerciando grazie alla mediazione europea, vista la mancanza di un ceto mercantile autonomo. Nel 1707 l'impero crolla, dato il bilancio statale a secco, e complice un'invasione afgano-iraniana negli anni '20, l'India si frammenta in unità macro-regionali in mano ai principi indù, e negli affari indiani entrarono così facilmente inglesi e francesi, offrendo ai principi servizi burocratici, mercantili e soprattutto di natura militare. Non dimentichiamoci di un altro importante impero, quello che a cavallo tra 400, 500 e 600 fece rabbrividire mezza Europa. Mi sto ovviamente riferendo all'impero ottomano, che nel 1683 raggiunse la massima espansione, senza riuscire, anche se per poco, nella presa di Vienna. Nel Settecento è un impero che tuttavia comincia a soffrire una mancata rivoluzione militare che invece sta avendo luogo in Occidente e che ora è costretto a cedere territori sia ad ovest, per il contrattacco europeo, che ad est, per mano dei Safavidi. Giungiamo ora a parlare della nostra Europa, il continente di cui più si potrebbe discutere, infarcendo la spiegazione di date e di guerre, come le innumerevoli combattute da Luigi XIV, il Re Sole, di cui sicuramente uscirà un video in futuro. Ciò che è fondamentale da tenere a mente è la frammentazione europea. I due regni più coerenti, nel senso meno frammentati territorialmente, sono i due anche più potenti commercialmente e militarmente, Inghilterra e Francia. Chi è sempre meno forte è invece la Spagna, che all'epoca in Europa possedeva anche la regione francese della Lorena, Fiandre e Olanda, e il meridione di un'Italia che tra nord e centro era ancora super frammentata. Dall'altra parte c'è chi sta invece crescendo anno dopo anno. Parlo di impero austro-ungarico, Prussia e soprattutto della Russia, che tra il 600 e il 700 sfruttò al meglio la rivoluzione militare per espandere il proprio impero e conquistare territori popolati da tribù nomadi nell'Asia centrale. Spostiamoci oltreoceano. Siamo nelle Americhe, colonie, allora, di Portogallo e Spagna per quanto riguarda l'America del Sud, Spagna, Francia e Inghilterra per quanto riguarda l'America del Nord. Anzitutto, chiariamo un paio di caratteristiche riguardanti queste colonie. Le possiamo caratterizzare in base alla principale attività economica in colonie di estrazione, ormai in crisi però dal XVII secolo, e colonie di piantagione, principalmente zucchero, cotone e tabacco. B. Tali colonie, il più delle volte, occupavano esclusivamente le coste, lasciando l'entroterra inesplorato. E C. Necessitavano di forza lavoro, che si tratti di colonie di estrazione o piantagione.
Nacque così la triste vicenda del traffico degli schiavi, che tra la metà del 600 e l'inizio dell'Ottocento vide 10 milioni di uomini strappati dalla propria terra e trasferiti dal Golfo di Guinea in America. In un video futuro tratterò la vicenda dello scontro tra Inghilterra e Francia, la guerra dei 7 anni e l'indipendenza americana. Concludiamo con l'Africa, il continente di cui ancora oggi possediamo meno informazioni, vista l'estrema giovinezza della sua storiografia. Fatta eccezione per l'area mediterranea e poche altre regioni come l'Etiopia, nel Settecento l'Africa era il continente meno popolato e civilizzato, visto un altissimo numero di tribù nomadi che vivevano ancora in uno stato pre-neolitico. Il continente non era però passivo alle vicende globali, visto il coinvolgimento nel già citato traffico degli schiavi, forte della collaborazione di moltissimi re africani, i quali vendevano agli europei i prigionieri di guerra. Tutto ciò portò inevitabilmente a delle conseguenze catastrofiche per l'intero continente africano, sia di natura sociale, demografica, politica ed economica.